Dipingere i bianchi con il colore a olio. Quali sono le fasi di un dipinto in cui il soggetto è bianco ed è circondato dal colore bianco? Le varie tonalità di bianco possono trarci in inganno e determinare un tono per costruire gli altri non è semplice. In questo video dipingerò un soggetto particolare, un rotolo di carta appoggiato su un foglio bianco e circondato da due cartoncini anch'essi bianchi. Costruirò delle tonalità di bianco diverse per ogni superficie, anche se nella realtà esse non lo hanno un tono di colore che viri verso il rosato, il verde e l'azzurro, come farò io, e lascerò il soggetto al centro senza nessun tono prevalente, se non il bianco, di cui è composto per esaltarne la forma e mostrare come posso dipingere i vari toni partendo dal bianco più luminoso. Il metodo che userò per dipingere le parti in ombra e in luce sarà il focus, la parte centrale e il protagonista di ciò che andremo a vedere. Spero nel corso del video di essere comprensibile e formativo. Usare il bianco su bianco è una buona pratica che vi consiglio di adottare e che sicuramente vi darà ottimi risultati. Ma tutto questo non ci sarebbe senza un'attenta osservazione del soggetto dal vero. Non mi resta che lasciarvi al video, ma prima la raccomandazione di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace al video, di condividerlo sui vostri profili social e di commentare sotto la descrizione. Vi auguro allora una buona visione, una buona giornata a tutti e a tutte e arrivederci a presto. Bianco di titanio e Bruno Van Dyck. Con questi due colori accenniamo alle divisioni degli spazi che saranno che sarà il luogo dove il nostro soggetto andrà a porsi. Allora, questo è un dipinto in cui usiamo a fondo i bianchi e in maniera particolare. Abbiamo 3 sezioni, 3 spazi, 2 spazi laterali e una base che andremo a dipingere con 3 tonalità di bianco completamente differenti e un oggetto in mezzo che è il rotolo di carta che vedremo comporsi di moltissimi bianchi e andremo a vedere proprio come sarà che noi riusciremo a formare questi bianchi e in che modo e soprattutto con quali tempi, e per riuscire a definire e a scoprire e a capire l'intensità dei bianchi che noi vogliamo ottenere. Per cui adesso disegniamo l'ingombro della figura e cerchiamo di concentrarci sull'oggetto e soprattutto sugli spazi che sono posti lateralmente e sotto di esso, perché è lì che noi dovremo andare a definire prima di tutto l'intensità dei chiari e degli scuri, per determinare poi l'intensità dei bianchi nel soggetto. Il dipinto è preparato con del bianco di titanio e del rosso di cadmio, ma proprio pochissimo, è una pochissima quantità di Bruno Van Dyck. Questo è un fondale, un fondo che io ho preparato un giorno prima e che questo fondo naturalmente non è completamente secco, perché è quello che mi serve a me ed non è completamente bagnato, quindi non è fresco, però mi dà la possibilità col pennello, se io spingo, di trascinarmi sempre il colore e quindi di mescolarlo meglio. Adesso questa che inizia adesso è la fase di dipintura della base e la base io la voglio fare di una tonalità di bianco che è rosata, quindi che ha della componente rossa dentro, però sempre aiutandomi con il Bruno Van Dyck, quindi rosso e Bruno Van Dyck insieme al bianco di titanio, ovviamente, per determinare i chiari e determinare gli scuri, l'intensità soprattutto del bianco che andrò a mettere su questa parte di dipinto. Il bianco di
di titanio, come il rosso di cadmio, abbiamo cominciato a impararlo, sono molto coprenti e quindi si ha veramente molta facilità a riuscire a gestire questi due colori, perché la qualità propria del colore mi consente proprio di dosarli perfettamente, essendo tutti e due molto equilibrati. Vedete, questa qui è un primo tono che io ho dato al fondo, che mi consente di tracciare, già di cominciare a vedere, a percepire il bianco del rotolo di carta. Ovviamente il rotolo di carta ha un'ombra che viene portata sulla destra e naturalmente, essendo il fondo rosato, naturalmente l'ombra non potrà essere che rosata, che avere quel rosa antico particolare, perché io mescolo col Bruno Van Dyck per farlo stare un po' giù di tono, quindi per non renderlo proprio brillante, perché proprio mi interessa lavorare sul chiaro. Adesso faccio intervenire il verde di ossido di cromo, che andrà a definire la parete, chiamiamola parete, della parte sinistra del nostro oggetto. E chiaramente è il punto più scuro del dipinto relativamente alle pareti. Quindi le chiamo pareti, ma sono in realtà degli spazi che sono stati formati da due cartoncini che ho messo a V su una base, che praticamente è la base e un altro cartoncino su cui poggia il rotolo. Questa sommatoria di bianchi mi ha dato l'idea per dare, anche se in realtà non è così, per dare un tono diverso ad ogni parete di questa stanza, diciamo, dove sta messo il rotolo di carta. Quindi la parete in basso, il fondo, la base in basso rosata, la parete di sinistra verde sul verdastro e la parete di destra azzurra. E la costruzione dei toni, dei bianchi e dei neri e degli scuri e delle ombre che poi definiranno il rotolo di carta sarà una sommatoria fra questi tre colori, tra il verde, il rosso e il bruno. Adesso, naturalmente, la luce viene da sinistra, alto sinistra, quindi picchia in maniera decisa sulla cima del rotolo di carta, che adesso vedete io comincio a definire, perché so che quella parte in cima, perché comincio da quella parte in cima? Perché so che la parte in cima è la parte più bianca di tutto il dipinto. Sarà la parte più luminosa di tutto il dipinto, quindi mi posso benissimo lasciare andare e riuscire a partire da qui, perché da qui posso io poi riuscire a definire tutti gli altri toni, essendo questa la parte più luminosa del dipinto. Naturalmente io adesso faccio un primo abbozzo del dipinto e so che i bianchi, ma soprattutto il bianco di titanio, tendono con il tempo ad abbassare di tono. Quindi io ho bene in mente questo e faccio un dipinto che mi consente poi di riprenderlo il giorno dopo per riuscire a fissare meglio le luci e le ombre e quindi a rifinire il dipinto. Ora, in questo momento, definisco i toni del bianco e i toni delle ombre, portate e riflesse. E lo faccio, come abbiamo detto, partendo proprio dall'assunto che la superficie superiore del rotolo di carta è la parte più luminosa del dipinto, quindi più bianca. Nella pittura d'olio
il bianco che preferisco io e anche quello che consiglio è il bianco di titanio. Io mi ricordo quando usavo il bianco d'argento, difatti la sua luminosità era molto molto importante, molto interessante. Era un bianco molto molto solido e ovviamente, secondo me, sostituito egregiamente dal bianco di titanio, che non ha magari quello spessore, quella resistenza che aveva il bianco d'argento, però è sicuramente, da un punto di vista proprio della, chiamiamola, performance, un pigmento di assoluto rispetto. E ovviamente nei tubetti, quando lo comprate, guardate sempre che vi sia sempre insieme una piccola percentuale di bianco di zinco, e questa miscela, anche se in piccola percentuale, favorisce le due qualità maggiori dei due bianchi, escludendone praticamente i difetti, che sono quello del bianco di titanio di tendere a sfarinare e quello del bianco di zinco che tende ad asciugando a screpolarsi. Quindi l'aggiunta di un poco di bianco di zinco all'interno del pigmento di titanio permetterebbe al titanio di acquistare quella solidità necessaria e quindi evitare lo sfarinamento. Abbiamo così a questo punto ottenuto vari toni di bianco. Come vedete, le parti che non sono ancora intervenute, dove non sono ancora intervenuto col colore, che sono quella dove sto dipingendo ora, la parte superiore del rotolo e la parete sulla destra, noi abbiamo 3 bianchi che da soli sembrerebbero già definirsi bianchi e abbastanza luminosi, ma mettendoli vicini noi vediamo proprio la loro differenza di tono. E adesso interviene un altro attore, che è uno degli attori principali e dei pigmenti più favoriti, che è il blu cobalto, dove andiamo a dipingere la parete di destra e quindi quella, diciamo, che riceverà l'ombra portata dell'oggetto. Quindi definiamo naturalmente lo sfondo, per così ci dà la possibilità di illuminare ancora di più e di strutturare ancora di più l'oggetto, e iniziamo a lavorare sull'ombra portata, sempre dando un'occhiata al nostro soggetto e al dipinto che noi facciamo, in modo tale da riuscire a dargli una risultanza credibile da un punto di vista proprio dell'illuminazione. Quindi noi in questo momento facciamo un esercizio che ci serve per osservare e comprendere l'immagine che noi abbiamo davanti e per trasferire ovviamente questa comprensione sulla tela. Naturalmente questo esercizio presuppone il fatto che, osservando l'oggetto, si riesca il più possibile a essere non accoppiare fedelmente quello che abbiamo davanti, ma accoppiarne il risultato proprio sia in termini di ombre e sia in termini di toni che la realtà, l'oggetto reale davanti ci restituisce. Quindi questo esercizio è fondamentale ed è importante riuscire a non dare mai per scontato nulla e avere sempre come riferimento il nostro soggetto che abbiamo davanti e che in qualche modo ci serve proprio da guida, perché ci insegna a guardare attraverso la nostra copiatura, il nostro disegno dal vero, ci insegna a osservare, a imparare come si comporta la luce, come si comportano le ombre. In questo caso, se noi non avessimo avuto il soggetto davanti, probabilmente l'ombra portata non avrebbe avuto questo tipo di andamento, perché è un andamento luminoso, che fa parte della luce, fa parte dei riflessi luminosi che noi dobbiamo assolutamente esperire per poter riuscire a far nostro.
E quindi noi vediamo che vi sono due particolari ombre. L'ombra portata piccola che si curva sul soggetto e l'altra che viene più leggera, che viene a trovarsi all'altezza della cima del rotolo e fa in modo che si espanda per tutta la parete in maniera naturale e in maniera sfumata. Naturalmente questo dell'osservazione vale per tutti, sia per chi dipinge, per chi ha le prime armi, per chi inizia a avere un approccio con questo mezzo, e sia per chi, come me, come qualsiasi altra persona, che lo fa da tanto tempo, ma che deve avere assolutamente sempre bisogno di una corrispondenza per riuscire a partire da lì, per poi fare tutta una serie di interventi, di lavoro sul soggetto che possono poi portare ad altro. Però la comprensione del reale ci aiuta proprio ad avere un punto di partenza per qualsiasi tipo di indagine figurativa o anche astratta, perché è da qui che si deve partire. I toni che io sto cercando non sono quelli proprio di corrispondenza in questo momento al reale, perché voglio tenermi un tono un pochino più alto. Non voglio esagerare con la profondità del tono, ma voglio lasciare tutto in maniera un pochino più chiara, e per riuscire proprio a lavorare sui bianchi e a costruire una forma giocando proprio su delle minime variazioni di tono. Notate come, senza intervenire sul corpo, ma solo sulla parte superiore chiara e sulle tre pareti, la base e le due pareti di fondo, come il rotolo di carta abbia una consistenza, una buona consistenza già, è una presenza fisica percepita molto molto importante. Adesso invece ci concentriamo sui riflessi e proprio sulle ombre proprie del rotolo di carta, e qui lo facciamo con un colore che noi otteniamo mischiando tutti i colori che abbiamo usato ora, e quindi rosso, blu, bianco e bruno. Questo ci dà la possibilità di costruire un tono che media fra tutte e tre le componenti e costruisce un tono che è proprio consonante all'immagine stessa e del bianco che noi adesso e in questi momenti abbiamo formato sul corpo del rotolo di carta. Quindi è una sintesi questo colore che ci permette proprio di restare in tono con tutti i colori che noi abbiamo usato e che stanno di fianco all'oggetto. Il colore fresco sottostante, non ancora asciugato, ti dà la possibilità proprio di, l'ho detto altre volte ma lo continuerò a dire, di modellare, di avere la sensazione quasi di modellare il colore. E l'olio ti dà proprio questa consistenza, questa possibilità, ed è questo che mi affascina moltissimo di questa tecnica. È per questo che questa è la tecnica che io preferisco e prediligo fra tutte, cioè quella che mi dà più piacere proprio fisico a lavorarla e a svolgerla, perché è proprio una possibilità grandissima quella proprio di prendere il colore e di modellarlo, di plasmarlo, ed è molto molto interessante questo. Adesso vedete, io uso questi pennelli che voi vi appariranno tutti uguali ovviamente perché sono tutti della stessa marca, ma sono pennelli che io alterno
per avere la possibilità di mantenere sempre un tono uguale che mi permetta di pulirli poco e quindi di usarli subito, di avere una buona duttilità e velocità nell'uso dei colori. Guardate come il colore, il riflesso sulla destra del colore del rotolo appaia più bianco di quello che è il rotolo nella parte sinistra. E questo perché abbiamo questo riflesso scuro che dà la possibilità al nostro occhio di percepire questo. E questo per noi è importante perché aiuta proprio a definire proprio la struttura dell'oggetto che stiamo dipingendo. E questo accade proprio perché noi osserviamo l'oggetto che abbiamo davanti e quindi in questo momento noi capiamo che questo riflesso ci può dare questi risultati. E quindi noi dobbiamo imparare da questa pratica e mettere nel nostro cassetto, nella nostra esperienza, che questo potrà tornarci utile per riuscire a capire qual è la soluzione o la possibile soluzione di una forma che magari noi inventiamo e mettiamo all'interno del nostro dipinto. Quindi come si comportano le luci e le ombre può venirci utile per qualsiasi altro dipinto che noi facciamo, per qualsiasi forma che noi adoperiamo. Quindi vedete, questo riflesso naturalmente sulla destra aiuta ancora di più il nostro oggetto a essere più presente. E adesso il foro all'interno del cerchio della superficie in alto del rotolo aiuta proprio alla percezione dell'oggetto che stiamo dipingendo. E proprio partendo da questo soggetto mi viene in mente di parlare proprio di un dipinto che ha come protagonista la carta igienica, ed è un dipinto dove la carta igienica è rappresentata nella sua funzione, quindi in bagno. Il rotolo della carta igienica a muro con il suo apposito contenitore nel bagno, ed è un quadro di Gerhard Richter che ho avuto la fortuna di vedere e che mi ha colpito non tanto per il soggetto in quanto tale, ma per il fatto che, reso così in maniera monocroma, mi ha suscitato il ricordo di questo oggetto e la riflessione su quante tonalità di bianco sono racchiuse dentro di esso. E ancor di più se lo srotoliamo e quindi lasciamo andare tutte le luci e le ombre possibili e immaginabili. Questo anche per dire come gli oggetti, anche i più inutili, quelli che sono più impensabili, possono riuscire a darci degli spunti per riuscire a comprendere come si comportano certe cose su certi corpi. Il bianco è un colore particolare, è un colore che ha avuto, come tutti i colori, dei momenti in cui è stato esaltato e dei momenti in cui è stato quasi abbandonato. Ma in quest'ultima parte in tutta la parte del Novecento ha assunto un'importanza molto, molto rilevante e si è scoperto come proprio la possibilità anche di avere tutti bianchi in tubetto e con le varie qualità che hanno, riuscire a tirar fuori dei suoni, li definirei luminosi, veramente, veramente importanti. E quindi ho pensato che questa fosse l'occasione buona per utilizzare questo soggetto e parlare di bianchi, parlare soprattutto mostrando i bianchi e le qualità di questo colore. Adesso vado a definire lo scuro della parte interna di questo del foro del rotolo,
per risaltare ancora di più il bianco dello stesso. Il bianco è un colore che non ha nomi, tranne qualcheduno. Mi viene in mente il bianco avorio, il bianco dell'uovo. Possono essere delle suggestioni di questo tipo, ma ha pochi nomi per quanti bianchi ci possono essere, quanti bianchi noi vediamo. Adesso in questo momento sto rinforzando la parte scura, utilizzando sempre quell'impasto cromatico che è proprio la somma di tutti i colori che noi usiamo in questo dipinto. Poi vi sono dei particolari che si possono fare, che possono essere interessanti, perché possono aiutarci proprio a vedere come si possono rappresentare certe cose con piccoli accorgimenti. Per esempio questa è la possibilità di rappresentare, vedete, un segno lasciato magari dal dito che è stato premuto sopra il rotolo, e dando questa luce di sotto e questa piccola ombra si riesce a dare questa sensazione di morbidezza proprio della superficie, quindi di possibilità proprio di sofficità della superficie. Adesso questi sono gli ultimi tocchi, l'aggiunta di un ultimo chiaro qua sulla bordo destro del dipinto, e poi ovviamente lo lascerò riposare un giorno e lo riprenderò adesso nella prossima parte del video. È la ripresa del giorno successivo, ed ecco, questo è il giorno successivo quando io intervengo. Vedete come il tono del bianco si sia abbassato. Io adesso posso mettere il bianco di titanio sulla superficie del rotolo per illuminarlo molto di più e quindi per farlo risaltare ancora di più. E questo può succedere dopo, il giorno dopo, quando il bianco ha abbassato un pochino di tono, però è molto robusto, e quindi sulla sua superficie io posso intervenire e può accogliere il colore ed essere pronto a riceverlo e a restituire questa bellissima luminosità del bianco di titanio. Bisogna avere pazienza, ovviamente si deve fare per gradi, ma si ha la possibilità di farlo subito il giorno dopo senza dover aspettare tantissimi giorni, perché il colore è asciutto oppure ha raggiunto un grado di essiccazione tale che si può intervenire e portare sopra il colore tranquillamente. Vedete come proprio non ha più resistenza sotto, quindi proprio si lascia appoggiare il colore, si lascia tirare benissimo. Anche in questo caso, in questo dipinto, io non ho usato nessun tipo di solvente. Adesso la parte bianca, nella parte inferiore, che aiuta perché è la parte più illuminata, insieme alla parte superiore del rotolo. E quindi io vado in questo momento a definire tutte quelle ombre, quelle luci e quei riflessi che ci sono e che non ho potuto dare nella prima stesura perché la stesura di abbozzo andava definita in un modo che potesse lasciarmi la possibilità il giorno successivo di intervenire con maggiore incisività sopra la stesura che avevo fatto il giorno precedente. Adesso che tutti i toni del bianco sono definiti, intervenire su questa superficie con il bianco, facendo tutti gli interventi possibili e immaginabili, è assolutamente un piacere. E
lavorare su un dipinto per gradi e con metodo dà una grande possibilità di poter intervenire su di esso con gradualità e con maggior sicurezza. Adesso questo rinforzo che do a questa luce, spesso divago durante questi miei interventi, mi viene in mente proprio uno scritto di Leonardo dove parla proprio di questo preciso lume che io sto facendo in questo momento. Scusate, ma devo proprio leggervela. Del dare con artificiosi lumi ed ombre aiuto al finto rilievo della pittura. Nell'aumentare la pittura nel suo rilievo, userai fare, infra la finta figura e quella cosa visiva che riceve la sua ombra, una linea di chiaro lume che divida la figura dall'oscurato obietto. E nel medesimo obietto farai due parti chiare che mettano in mezzo l'ombra fatta nel muro della contrapposta figura. Io insisto molto su questo perché questo passo, questa piccola cosa, è uno degli errori più grandi e più gravi che secondo me si fa quando si disegna l'ombra di qualche cosa. O nei dipinti io vedo l'ombra di qualche cosa, non considerare il riflesso, sia nell'ombra e sia nell'oggetto che è accanto all'ombra. Il fatto di fare il chiaro dentro l'ombra e di fare la linea chiara tra l'ombra e il riflesso dell'ombra sull'oggetto è una pratica che vedo fare pochissimo e vuol dire che non c'è abbastanza osservazione sul soggetto. Perché ciò che noi abbiamo davanti esiste perché noi lo possiamo osservare prima che dipingere. E non dobbiamo riferirci solo al fatto simbolico di fare una linea che rappresenti quell'oggetto, ma noi che dipingiamo, che disegniamo, dobbiamo pretendere da noi stessi che si stia sul soggetto e si capisca come gli occhi lo percepiscono. Perché quando noi avremo capito questo, potremo riuscire a metterlo sulla tela e a trovare più piacere nell'eseguirlo e più piacere nel vederlo poi eseguito. Questa è una cosa che io dirò sempre, quella legata all'osservazione. E quindi prima del soggetto vengono tutti quegli artifici, se volete, che però ci permettono di riuscire a tradurre quello che vediamo in qualcosa che noi recuperiamo e disegniamo sulla tela. E questo ci è utile sia che noi facciamo per tutta la vita i pittori figurativi, e sia se noi decidiamo di fare altro, ma sempre qualcosa che ha a che fare con la pittura, col disegno. Questo ci sarà utile sempre. Quindi partire da queste osservazioni è determinante per qualsiasi tipo di pittura noi vogliamo fare. Adesso sto ultimando questo dipinto che potrebbe anche continuare perché c'è tantissimo da dire e da fare, oppure si potrebbe rifare per riuscire a capirlo e a
e a tradurlo in altro modo. Ecco, adesso un'altra piccola osservazione, un altro piccolo dettaglio che serve a tradurre un po' quella mimesi, per giocare un pochino e per dare quella sensazione proprio di freschezza dell'oggetto. Quindi quella piccola scostatura che ho fatto sopra del velo del rotolo, e in basso proprio il contatto più forte con il terreno, che dà la possibilità di percepirlo più come un oggetto, e quell'oggetto particolare. Ricapitolando, il fondo di partenza era un fondo fatto con bianco di titanio, pochissimo rosso di cadmio e pochissimo Bruno Van Dyck, e poi gli interventi sul dipinto sono stati fatti con il Bruno Van Dyck, con il blu cobalto, con il rosso di cadmio scuro e con il verde ossido di cromo, e naturalmente con il bianco di titanio. Spero che ancora una volta questo video possa essere stato utile e formativo. Vi do appuntamento a martedì e vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace al video se lo avete trovato di vostro gradimento e di condividerlo sui vostri profili social. E naturalmente di commentare sotto la descrizione. Vi lascio come sempre alle ultime pennellate del video e vi do appuntamento a martedì prossimo e vi auguro una buona giornata a tutti e a tutte. Arrivederci, a presto.